Ho appena letto che Keyg ha rilasciato per l'iOS 5 Play, quindi sia in versione standard che in versione per BMW, un nuovo aggiornamento. L'aggiornamento è il firmware 1.4.2 e sembra che abbiano introdotto alcune cose carine, come ad esempio un fix per iOS 18, quindi per il mondo CarPlay, che effettivamente da quanto ho letto anch'io dava qualche problema sul discorso Bluetooth. Poi un altro fix è legato alla lettura dei dati dalla centralina BMW, quindi per la versione BMW, quindi come quella che ho installato io adesso, che si installa e si monta sul come si può dire, supporto per il navigatore. Dopodiché abbiamo anche la questione velocità, ad esempio in alcuni casi riportava velocità assolutamente così. E poi alcuni fix minori, tra cui alcuni sono definiti generici, più è stato aggiunto la lingua, diciamo, per il paese, per la Turchia, e il turco, per cui poco interessa. Ma andiamo a vedere adesso. Partiamo dal mondo, usciamo da qui, andiamo nel mondo aggiornamento, controlliamo. Io adesso ho la 1.3.8 perché ha già introdotto alcune cose carine, tra cui una nuova come si può dire, un nuovo cruscotto che adesso vi faccio vedere, che secondo me è interessante, soprattutto per chi non ha moto con il TFT. Adesso mi collego alla rete di casa, sono sempre nel mio solito garage. Ok, connessione riuscita, va bene, controlliamo gli aggiornamenti. Benissimo, come potete vedere, diciamo, il nuovo aggiornamento è la 1.4.2. Facciamogli fare il download, vediamo se tutto procede per il meglio. Cosa carina, però vedo che, ecco, non è riuscita. Andiamo bene, ritentiamo. Ogni tanto sta cosa lo fa. Va bene, aggiorna, vediamo. Ok, va bene, non funziona. Chiudiamo un secondo, facciamo una cosa alla vecchia, che vuol dire spegniamo tutto. Allora riproviamo e vediamo come va stavolta. Va bene, ci colleghiamo al wifi. Facciamo la verifica, vediamo se questa volta lo scarica. Allora, dopo aver fatto alcune prove ho capito che il mio problema era la scheda di memoria, che all'interno non era inserita bene, non so, probabilmente qualche vibrazione. Siccome utilizza una micro SD memorizzata all'interno, cioè inserita all'interno, alla fine il problema sembrava quello. Adesso riproviamo e vediamo se funziona. Ho scoperto anche una cosa interessante, che aprendo lo sportello dove ho cambiato l'SD c'è comunque un connettore USB-C, e se lo collegate ad un PC piuttosto che all'alimentazione, avrete il vostro Keyg funzionante senza bisogno di averlo installato in moto. Comunque vediamo in moto. Allora facciamo partire il controllo, lo facciamo collegare a questo wifi, che è una 5 GHz. Pensavo fosse quello il problema all'inizio, in realtà ho scoperto che non c'entrava assolutamente nulla. Ok, facciamo un aggiorno immediatamente, vediamo se parte questa volta. Già diciamo che sta andando ben oltre quanto fatto in precedenza. Prima si arrivava al 5-6%,
in realtà niente, sembra che stia andando. Ok, come dicevo prima, ci sono diverse novità che sono state introdotte e alcuni sono bug fix. Adesso vedremo se riusciamo da qui a vedere se c'è qualcosa di nuovo, però può essere comunque già un buon inizio, soprattutto perché hanno messo a posto alcuni bug che avevo trovato anch'io sulla stabilità della connettività wifi quando si utilizzano cellulari che utilizzano, non so, un 5 GHz piuttosto che da 2,4, e il passaggio da una all'altra banda in effetti poteva creare una disconnessione. Poi vediamo se c'è altro, però vi faccio vedere una cosa che hanno introdotto con la 1.3.8 che effettivamente io ho trovato molto carina, nel senso che hanno aggiunto, oltre al secondo, diciamo, a quei due cruscotti che abbiamo già visto, hanno aggiunto anche quello in versione sportiva, chiamiamola così. Va bene, lasciamo andare, vediamo se riparte nel modo corretto. Ok, questa è la fase di aggiornamento e poi vediamo, speriamo che funzioni tutto. La cosa bella però che ho notato è che KG effettivamente sta facendo veramente un bel lavoro anche dal punto di vista degli aggiornamenti, segue molto quelle che sono le richieste da parte degli utenti e questo, diciamo, non è proprio scontato, soprattutto da un produttore comunque che non ha diciamo, probabilmente, ecco, non è così grande, però in realtà sicuramente è una gran bella azienda. Sotto il punto di vista degli aggiornamenti la reputo addirittura migliore rispetto a BMW, che è riuscita a fare 4 aggiornamenti, anzi 5, perché ha rilasciato anche la versione 1.0.4.1 per il Connected Ride Navigator, che non ha introdotto assolutamente nulla di nuovo, non sembra neanche aver fatto grandi fix e ha ancora problemi di luminosità, per cui diciamo. Allora, dal punto di vista dello startup, come dicevo, vabbè, dell'avvio non è cambiato nulla, abbiamo sempre il nostro bel icona CarPlay. Io ho fatto un reset, adesso proviamo anche a ricollegarlo. Poi abbiamo, come dicevo, i soliti cruscotti. Dovrebbero aver fissato anche la visualizzazione della velocità, che era una delle cose che molti utenti avevano segnalato come difettosa. Per il resto non mi sembra che ci sia nient'altro, c'è sempre il solito contagiri. Questa è la parte che in realtà, vedete, misura adesso io sto accelerando, la moto è spenta, però misura comunque la posizione della manopola del gas. Poi abbiamo pressione anteriore, le marce e poi le solite cose, quindi autonomia è assolutamente in riserva, la moto non andrà a farla. 15 km, 23 km, il motore, vabbè, l'angolo di inclinazione e così via. Poi abbiamo questo che abbiamo già visto anche prima, che è, diciamo, un cruscottino riepilogativo di tutte le informazioni, dove mi riporta il totale dei chilometri e così via. E poi, cosa ancora più carina, questo cruscotto. Io l'ho provato sulla 1.3.8, non avevo fatto un video perché mi sembrava l'unica novità, mi sembrava abbastanza stupido fare un video solo per quello, però devo dire che effettivamente è carino, nel senso che è esattamente molto simile al cruscotto sportivo di casa BMW, per cui avete l'angolo di piega. Adesso non riesco purtroppo a farvi vedere un granché, però con i valori minimi e massimi di inclinazione, la velocità, la marcia inserita e poi le solite 4 cose, però sono quelle importanti, diciamo, se uno vuole, si sta divertendo in curva e vuole tenere sotto controllo almeno quelli che sono i dati principali, può essere sicuramente interessante. Adesso switchiamo sul navigatore, o meglio, il controller della BMW, e andiamo a vedere cosa è cambiato. Diciamo, dal punto di vista del funzionamento nessuna, le spie sono le stesse, per cui abbiamo sempre il solito, non so se si vede, però vediamo se così magari si riesce. No, vabbè, comunque se date un'occhiata c'è la posizione dei freni, stessa cosa sul freno posteriore, la spia della riserva, le frecce.
e poco di più. Proviamo adesso a vedere se nella parte Android e Apple CarPlay hanno fatto qualcosa, per cui rifacciamo il collegamento, cioè perché è più veloce. Andiamo in CarPlay, Android Auto, vediamo se mi rileva il KG. Ok, va bene, associa. Scusate che prima ho fatto un reset perché non capivo come mai non riuscivo a fare l'aggiornamento e le ho provate tutte, per cui avevo cancellato anche questo. Allora, dal punto di vista della barra mi sembra che sia assolutamente identico, non è cambiato nulla. La rotella continua a funzionare come prima. Si è verificato un problema di connessione. Va bene. Sì, questo perché sono in garage, il cellulare è collegato in wifi al KG e giustamente non ha nessuna connettività di internet, ma al di là di quello che poco mi interessa, dicevo, al di là di quello che poco mi interessa, andiamo a vedere a livello di funzionalità. Sì, diciamo che tendenzialmente non è cambiato un granché. Mi sembra tutto sommato molto simile. E poi se invece switchiamo su Maps, vabbè, direi che tutto sommato siamo, come funzionamento con la barra è ancora purtroppo sotto. Proviamo a dare un'occhiata se per caso adesso nelle impostazioni è cambiato qualcosa. Ecco, vedete, comunque la rotella funziona comunque molto bene. Posizione del conducente, mostra controlli rapidi, la togliamo, ma in realtà non fa un granché. Cambio del layout, contenuti, vabbè, ok, avvia automaticamente la musica, usa lo sfondo dello smartphone, no, posizione predefinita, sinistra, destra, questo purtroppo richiede il riavvio, ma in realtà, ecco, ripeto, non è cambiato molto, rimane sempre sotto la barra e questo. Si è verificato un problema di connessione. Riprova. Vabbè, poi proverò anche il collegamento con l'assistente vocale. So che con CarPlay non ha nessun problema, funziona benissimo, mentre fino alla 1.3.8 diciamo Android invece aveva problemi, nel senso che non veniva riconosciuta correttamente la voce. Però tutto sommato, ripeto, mi sembra esattamente come prima. Hanno aggiunto probabilmente qualche bug fix, non ho trovato a questo punto grandi novità, però mi sembrava giusto e carino farvelo comunque vedere. E basta, va bene. Come al solito, se vi avanza un secondo, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e se avete voglia e non vi siete già iscritti, anche se la maggior parte di chi guarda questa serie di video che sto facendo sul mondo TG normalmente lo è già, ecco, iscrivetevi al canale, diciamo, sicuramente è una cosa gradita e diciamo, può essere, ecco, un segno di gratitudine. Tutto qui, vi annuncio che porterò anche forse un paio di settimane dovrebbe arrivarmi il modello XR2 sempre di KG, navigatore molto simile alla versione iOS 5 Lite, solo con un display da 4,3 pollici,
perfetto magari per le moto che non hanno tanto spazio, per cui è vero, diventa più piccolo, però vabbè, comunque può essere interessante. Aspetto che mi arrivi e poi farò qualche video. Grazie e alla prossima.